Una funzione interessante che potete usare alimentando la centralina con la tensione 12 volt e collegando il cavo USB, utilizziamo la combinazione di tasti CTRL e abbiamo una funzione di monitor. Possiamo vedere alcuni parametri interni alla centralina. In questo caso abbiamo TPS position e target TPS. Per vedere che l'azzeramento è stato fatto correttamente, noi abbiamo il servo, muovendo il sensore del pedale otteniamo la rotazione del servo e quindi una volta installato la rotazione delle farfalle. Da notare una cosa: se l'azzeramento del servo non è stato fatto correttamente, potremo avere un ronzio da parte del servo molto accentuato. In questo caso il ronzio che noi sentiamo è appena percettibile. Se il ronzio fosse troppo accentuato, semplicemente possiamo andare a tarare la posizione di 0 del servo con i due pulsanti che vediamo qui, più 0%, meno 0%. Più 0% sposterà più avanti la posizione del servo a farfalle chiuse, meno 0% sposterà indietro la posizione di farfalle tutte chiuse. Quindi se io avverto del ronzio, semplicemente vado a premere 0%, più 0%, e il ronzio sparirà completamente. In caso contrario, se io all'avviamento non sento per niente il ronzio e mi accorgo che le farfalle sono leggermente aperte, vado a premere meno 0%. Vediamo che qui c'è un po' di luce tra la vite e la battuta. Vado a chiudere con 0%, lui si avvicina. Ecco, in questo caso il ronzio è eccessivo e quindi il servomotore è in sforzo. Sono venuto troppo indietro. Devo semplicemente tornare avanti di un passo. Sentiamo che il ronzio è sparito. Questa è la calibrazione corretta del servomotore.